Oggi la puntata è più che mai una lezione, molto simile a quella che tengo in aula, seppur ovviamente più breve. Vorrei rispondere a una domanda che mi sento fare spesso, soprattutto da estranei, quando ci presentiamo e ci raccontiamo reciprocamente cosa facciamo nella vita. Nel momento in cui mi definisco un formatore che tiene corsi sulla comunicazione relazionale e non verbale, la domanda che mi arriva 9 volte su 10 è: perché è importante conoscere il linguaggio del corpo? Per rispondere dettagliatamente a una domanda del genere non basta una piccola briciola di comunicazione, tante sono le argomentazioni che potrei toccare e che approfondisco in aula avendo molto più tempo a disposizione. Oggi quindi vorrei parlarti di una sola delle sfumature che la conoscenza della comunicazione non verbale può offrirti e che forse è la più importante, secondo la mia esperienza. Ti parlerò infatti del concetto di linguaggio e di quello di flessibilità, in un'accezione molto peculiare che ha a che fare con la nostra capacità relazionale. Ricordo con molta nostalgia, non solo per l'età, che non è più quella, le lezioni di comunicazione visiva che seguivo all'Istituto Europeo di Design a Milano quando ero poco più che maggiorenne. Fu la prima volta in cui incontrai due concetti legati tra loro, di cui uno era completamente nuovo per me, poiché nel percorso scolastico precedente, compresi gli anni del liceo classico, non ne avevo mai sentito parlare. Mi riferisco a due parole che suonano simili, avendo la stessa radice verbale, ma che rimandano a concetti molto diversi: significato e significante. La parola italiana mela non ha nulla a che fare con una vera mela, poiché se la vedo scritta su un cartello è un insieme di segni, le lettere, mentre se l'ascolto pronunciata da qualcuno è un insieme di suoni composto da consonanti e vocali, pronunciate secondo un codice preciso, che è quello della lingua italiana. E ancora, se la vedo disegnata o stilizzata in una pubblicità, è un segno, un simbolo, quindi un codice, ma non me la posso mangiare e non leva il medico di torno. Questi tre tipi di codici, la parola scritta, la parola pronunciata e il segno disegnato, sono interpretabili per qualsiasi italiano che abbia almeno 2 anni di età, perché sono codici appresi e si chiamano significanti, ovvero rimandano a un significato, che è quello di una mela, nel senso di frutto. Per un giapponese che si trovasse davanti la scritta mela e non conoscesse alcuna parola della nostra lingua, quella parola sarebbe rumore, ovvero qualcosa di inutile, che non rimanda a nulla, nella quale non troverebbe alcuna analogia logica. Lo stesso se qualcuno pronunciasse la parola mela davanti al giapponese, che non conosce la lingua italiana. Non capirebbe il significante, quindi non troverebbe il significato, a meno che chi dice mela davanti a lui non indichi con il dito una mela vera. Da quel momento il suono mela diventerebbe per lui un significante che ha anche un significato. Se mostrassimo una mela disegnata o stilizzata, le cose cambierebbero parecchio, perché anche il giapponese, l'arabo e il messicano riconoscerebbero il significante sotto forma di simbolo leggibile che rimanda a un significato preciso. Ma basta stilizzare la mela al massimo e simulare un morso nella sua parte destra, che per moltissimi in tutto il mondo non è più solo una mela, ma diventa il simbolo di una multinazionale statunitense che produce smartphone, computer e sistemi operativi. Tuttavia questo segno, il simbolo di Apple, se lo facessi vedere a Tarzan nel momento in cui per la prima volta tocca la civiltà, per lui sarebbe semplicemente una mela morsicata e potrebbe venirgli fame. La questione significante o significato la dice lunga su quanto sia fondamentale l'interlocutore in un processo di comunicazione, dal momento che quando comunichiamo spesso abbiamo dei chiari obiettivi per la nostra comunicazione. Se utilizziamo dei significanti che l'altro non può capire, andiamo incontro a una grande difficoltà. Per questo esistono le traduzioni e per questo vai a mangiare in un ristorante giapponese anche senza conoscere la lingua degli ideogrammi, semplicemente perché qualcuno ha tradotto il menù in significanti per te comprensibili. Bene, ora spero ti sia chiara la differenza tra significante e significato, perché ciò che ho da dirti sul linguaggio del corpo ha molto a che fare con questo.
Una parte del linguaggio del corpo è scelta cognitivamente, ovvero le persone decidono di fare determinati gesti usando dei particolari segni con le mani per comunicare precisamente certi concetti. Ad esempio, se vuoi che il tuo bambino faccia silenzio al cinema durante la proiezione, probabilmente puoi limitarti a guardarlo mettendoti l'indice di una mano in verticale davanti alla bocca e potresti rafforzare questo significante anche emettendo il suono shh, sempre che il tuo bambino non sia appena nato e gli sia impossibile capire quel gesto. Il punto è che se il messaggio non venisse capito, il tuo tentativo di comunicare sarebbe vanificato. La comunicazione non verbale di cui mi occupo io, invece, non ha nulla a che fare con il piano cognitivo, ma con il piano inconscio e tratta tutti quei gesti, quei movimenti che non sono scelti sul piano razionale, ma ci vengono, per così dire, spontanei e ai quali nemmeno facciamo caso. Se mi segui da un po', avrai visto che nel mio canale sono presenti molti video contrassegnati da un pallino verde prima del titolo, che riguardano nello specifico questi atti subliminali, movimenti che facciamo sotto la soglia della coscienza, che spesso sono gli indicatori molto interessanti da cogliere, non solo su noi stessi, ma anche sugli altri. Se i segnali scelti, come il segno del silenzio che ti ho citato, vedono in regia la parte logica che ha la chiara intenzione di inviare un messaggio preciso, quelli inconsci hanno come regista la nostra sfera emotiva e il tutto si svolge ancora oggi in maniera naturale e incontrollabile. Il nostro inconscio continua ancora oggi e in ogni momento a parlare questo antichissimo linguaggio che fu il primo per noi esseri umani milioni di anni fa. Quindi esiste un codice da milioni di anni, un codice in continuo divenire anche per via dei cambiamenti culturali, dell'evoluzione della nostra specie, un codice che sicuramente si è calibrato moltissimo nell'intensità dei gesti che facciamo senza saperlo, rispetto a come li facevamo quando vivevamo nelle caverne, ma che continua a essere parlato da ognuno di noi. Il fatto che non ci venga insegnato a scuola e che diventiamo adulti senza conoscere questo alfabeto emotivo ci porta a non poter leggere la quantità di significanti che si muovono in ognuno di noi sotto forma di gesti, pruriti, spostamenti dell'asse corporea, raschiamenti della gola, deglutizioni, microespressioni del volto. Quando parliamo con una persona, ad esempio, e ci interessa molto che si senta a suo agio con noi, grazie a questa conoscenza potremmo leggere un sacco di significati, grazie alla codifica dei suoi significanti, ovvero i movimenti che fa il suo corpo. Viceversa dovremmo basarci solo sull'impressione. Non conoscere il linguaggio non verbale ci relega in una posizione piuttosto statica, dal momento che abbiamo accesso solamente ai significanti della lingua parlata, traducendoli in significati, momento per momento. Ma è dimostrato che la comunicazione non verbale ha un peso enorme nelle relazioni in generale e in particolare nei momenti di contrasto o di incomprensione. Ed eccoci al concetto di flessibilità e ci avviamo alla conclusione della puntata. In termini sistemici, la flessibilità è la capacità di accogliere una maggiore quantità e varietà di informazioni, riuscendo a gestire e a interpretare anche ciò che per altri non ha un senso. In termini di relazione, essere flessibili significa comprendere meglio quanto ci circonda, anche quando non corrisponde alle nostre aspettative, e di conseguenza essere capaci di rispondere adeguatamente all'informazione, anziché retroagire a casaccio in maniera disfunzionale o non retroagire affatto. Si tratta di una questione di libertà. Se ho poche capacità di leggere ciò che avviene sul piano emotivo in una relazione, sono meno libero di scegliere il comportamento più adeguato a raggiungere l'obiettivo. E dal momento che, come dico sempre, non mi stancherò mai di ripetere, la qualità della nostra vita dipende dalla qualità delle nostre relazioni, più strumenti posseggo per raccogliere informazioni, più posso essere flessibile, più posso essere libero di scegliere le risposte adeguate. Concludo con un breve pensiero che mi gira in testa spessissimo negli ultimi anni, occupandomi anche di comunicazione aziendale. Perché anche noi, come persone, non ci mettiamo tutto l'impegno che ci mette un'azienda evoluta nel comunicare, cercando innanzitutto di capire meglio chi è il nostro destinatario, cosa prova quando è con noi e di conseguenza usando una maniera idonea a essere capiti.
Forse si potrebbe pensare a un'educazione dei bambini anche in questo senso, per creare un mondo più vivibile e aumentare il tasso di relazioni sane. Ma ne riparleremo, se tutto va bene, tra un centinaio d'anni. Alla prossima puntata.